Salve, come va? Io sento un po' la primavera, ma sono pronto a tornare al lavoro a pieno regime. Intanto ho deciso di fare un video in cui elenco 10 canali YouTube che forse non conoscete, dedicati all'intaglio del legno. Dovranno avere solo due requisiti, ovvero fare tutorial ed avere meno di 15.000 iscritti. Questo perché molto probabilmente se includessi canali con più di 15.000 iscritti c'è una maggiore probabilità che già li conoscete. Li metterò in ordine per numero di iscritti, partendo con quello che ne ha di meno. Ovviamente in descrizione lascerò tutti i link dei canali. Molto bene, partiamo col primo, James Fishbone. Andiamo a controllare nelle info, è sudcoreano, non ci dà molte informazioni su di lui, però fa un sacco di lavoretti interessanti. Il livello è sicuramente a portata anche di neofita, tipo vediamo questo, cos'è che c'è scritto? Englishman in New York, secondo me è il Baffo Moretti, però fa niente. Ecco, un intaglio che secondo me per chi ha appena iniziato può andare benissimo. Non è troppo dettagliato, non è troppo povero di dettagli da non avere soddisfazione poi a lavoro ultimato. Andiamo a un altro lavoro. La guardia di Star Wars. Ah no, carino. Essere appassionato di Star Wars tra l'altro, perché ogni tanto se lo butta dentro. Certi lavori sono anche ben rifiniti, come questo rinoceronte, è anche piuttosto stiloso devo dire. Ecco qui parte ricavando quello che è la sagoma dell'intaglio con la sega nastro, come faccio io adesso, da quando ho la sega nastro. Super bel canale, bravo James! E andiamo col secondo canale, Levi Arts. Controlliamo le info, è di Hong Kong. Nelle info ci dice che è un appassionato di intaglio del legno e che farà vedere il processo di lavorazione estrapolando quello che secondo lui sono le parti migliori. Quindi un altro canale comunque di tutorial. Ecco qui rispetto al canale che abbiamo fatto vedere prima, secondo me fa lavori un po' più elaborati, quindi sono un po' più adatti a chi ha già familiarità con l'intaglio del legno e chi ha un livello almeno medio. A un neofita gli consiglierei di più il canale che abbiamo visto in precedenza. Anche lui predilige comunque le lame e i coltelli per intagliare. Molto bello comunque, anche il soggetto piuttosto originale, cioè non è il solito che si vede, e per come la penso io bisogna cercare comunque di essere un po' originali, perché vedo anche molti intagliatori che cercano di aprire canali YouTube che magari si mettono a rifare le cose di, che ne so, youtuber famosi come Downlinker, però capisci che se fai le stesse cose che fa Downlinker alla fine tu risulterai sempre la brutta copia di lui. Piuttosto è meglio fare qualcosa di completamente diverso, che anche se sei meno bravo, essendo che quella cosa l'hai fatta solo tu, vai a colmare un buco che quando uno cerca qualcosa l'unico video che tratta di quella cosa è il tuo, e per cui può avere, diciamo così, un po' più di successo. Comunque ritornando a noi sul canale di Levis, come avete visto fa sia taglio al coltello che anche col Dremel, per cui può essere molto interessante, soprattutto per l'ispirazione e gli spunti che può dare. Levis, complimenti, super intagliatore. Ora veniamo a LP Design, anche questo canale è piuttosto interessante nonostante abbia pochissimi video, però vedo che è comunque attivo perché l'ultimo video risale comunque ad un giorno fa, da adesso che sto facendo il video, vabbè, voi lo vedrete che sarà un po' più vecchio, però comunque lo trovo parecchio originale. E anche questo può essere un buon canale per un neofita. Infatti i progetti che fa sono molto semplici, hanno un design che può essere riprodotto tranquillamente anche per chi ha le prime armi con l'intaglio del legno, e soprattutto anche lui fa delle cose che io non ho visto fare da nessuno, o comunque non le ho viste fare nella stessa maniera in cui lo fa lui. Questa qui è carinissima, la macchina di Ron e di Harry Potter, fantastica. Anche qui il gattino col topo, molto abbozzato, però comunque di effetto, anche se semplice. LP, ottimo canale, complimenti.
Proseguendo, ho selezionato Mad Carver, anche questo è un canale piuttosto piccolo che secondo me meriterebbe di più perché è davvero particolare. Il suo obiettivo infatti è quello di cercare di fare dei bassorilievi con un effetto di profondità altissimo, infatti vedete che roba, cioè incredibile. E nei suoi video mi pare di aver capito che spiega proprio passo passo quello che va a fare. Essendo dei basso e degli altorilievi, ovviamente lavora quasi solamente con gli scalpelli, cioè non fa intaglio all'americana, diciamo, con il coltellino. Randall, complimenti, sei davvero un artista eccezionale. Continuiamo con Nima Khan, anche lui è statunitense, e fa un intaglio a coltello all'americana piuttosto classico, ovvero con dei personaggi un po' caricaturali, con degli gnomi, magari dei Babbo Natali, piuttosto che degli spiriti della foresta. Questo ragazzo, se non sbaglio, fa anche dei libri. Io non li ho mai comprati, per cui non so dirvi se siano fatti bene o no, però comunque è un bel canalino che meriterebbe di essere molto più visto. Mi piace anche come gli effetti che riesce a dare pitturando le sue opere, comunque sono molto calde e apprezzo molto. In generale, chi mi segue da un po' di tempo penso che lo sappia, comunque prediligo proprio quelle opere che hanno un aspetto antico. Mi piace che abbiano, che diano quell'impressione di giocattolo antico, vecchio o di usato. E lui da questo punto di vista penso che mi somiglia un po'. Nima, complimenti, ottimo intagliatore davvero, continua così. Ok, ora tocca a Jeff. Jeff è un intagliatore che fa un tipo di intaglio molto netto, ovvero lui fa tutte linee diritte e anche lui è uno di quegli intagliatori da prendere come esempio quando si stanno muovendo i primi passi, si stanno facendo i primi passi nell'intaglio del legno. Perché i soggetti che fa comunque sono molto semplici e parte sempre da dei classici blocchetti di tiglio. Poi ovviamente adoro i soggetti che sceglie, perché sono sempre dei mini guerrieri, dei piccoli vichinghi, piuttosto che dei castelli. E anche il sistema che ha di dipingere le sculture mi piace tanto, perché risultano sempre molto calde, lasciano intravedere sempre le venature del legno sotto. Quindi Jeff, super intagliatore da seguire assolutamente. Negli ultimi periodi sta facendo meno video perché si sta dedicando all'orto, non so perché, però credo proprio che ritornerà a fare video. Proseguo con Matt Carves, anche lui mio amico, che saluto, ciao Matt. È neozelandese ed è un vero artista, nel senso che ha anche studiato come artista ed è specializzato in scultura. Lui fa principalmente power carving, ovvero fa tutto con il Dremel e con attrezzature elettriche, ma è veramente veramente bravo. Secondo me merita. Anche i soggetti che fa li adoro perché comunque sono cose che si ispirano alla cultura nordica ed ha una vera passione anche per le cose celtiche e fa un sacco di teschi, per cui da buon metallaro adoro anche i soggetti che va a creare. Per cui anche a te Matt, complimenti, intagliatore assolutamente da non farsi sfuggire. Ed ora Clint Rose Carving è del Regno Unito e fa un po' di tutto perché è un po' come me, fa a seconda di quello che ha voglia, fanno cose diverse. Da bassorilievi a personaggi, in particolare mi piace molto come fa a realizzare i personaggi, li mette sempre in pose piuttosto naturali, non sono mai statuari, diciamo, fermi. I suoi video sono molto rilassanti, infatti secondo me possono essere visti anche per chi non vuole poi andare a realizzare quella cosa. Non so voi, ma io sono uno di quelli che magari anche solo per addormentarsi mette dei video in cui realizzano cose, no? Che poi è anche il mio obiettivo nei video. Non voglio fare solo dei tutorial che servono per insegnare o essere di ispirazione alla gente per intagliare il legno, ma uno se li deve poter godere, diciamo, anche se li vuole mettere come semplice sottofondo, perché alla fine veder lavorare gli altri è molto rilassante. Ecco, qui passiamo a tutt'altro soggetto perché qui realizza una spada anglosassone, quindi ce n'è davvero per tutti i gusti. Bravo Clint, un vero mago del legno. Come penultimo canale abbiamo Rien957. È italiano ed è un signore che è attivo su YouTube da veramente un sacco di tempo, forse anche 12 anni. E appunto, essendo così in gamba, mi chiedo come mai YouTube non l'abbia mai fatto emergere
veramente, perché alla fine in 12 anni di attività avere meno di 15.000 iscritti secondo me è veramente poco, soprattutto se considerata la qualità delle opere. Lui fa un po' di tutto, ma diciamo che va forte con i bassorilievi e con le cose piuttosto classiche. Quindi abbiamo una tipologia di intaglio prevalentemente con mazzetta e scalpelli. Maledetto algoritmo. Rien complimenti, un vero gran maestro del legno. Ed ecco l'ultimo canale di questa lista, Homewood Spirit. Il suo creatore è un ceco, si chiama Vladimir, ed è un altro canale adatto ai neofiti dell'intaglio del legno. I suoi progetti sono semplici, ma allo stesso tempo secondo me sono molto carini e di effetto. Pratica un intaglio tradizionale a coltello. A proposito, voi sapete dove nasce l'intaglio a coltello? Ora molto probabilmente nasce per la necessità di crearsi degli oggetti, questo sicuramente. Ma diciamo che come passatempo, come hobby, almeno nella mia zona dove vivo, era praticato dai pastori. E questo perché? Perché quando portavano a pascolare le proprie bestie, potevano magari anche rimanere per ore a sorvegliare il proprio bestiame. E così, magari all'ombra di un abete, era divertente intagliare piccoli oggetti o personaggini, con un piccolo coltello facile da trasportare a serramanico o a lama fissa. Per esempio mia mamma racconta che il mio bisnonno era molto bravo a realizzare dei piccoli flauti con legno di nocciolo. Dalle vostre parti è la stessa cosa? Fatemelo sapere qui sotto in un commento. Comunque sto divagando troppo. Vladimir, complimenti, è un super canale. Spero che il video vi sia stato utile e che sia stato utile anche agli youtubers che ho incluso in questa lista. Vi ringrazio per aver guardato, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e magari lasciatemi anche un commento qui sotto. Un ringraziamento speciale va a tutti i membri Patreon che continuano a supportare questo progetto. Io vi do appuntamento alla prossima qui sul canale dell'Alchimista. Ciao!